Salve terrapiattisti! Oggi dimostreremo che la Terra è piatta, non come vogliono farci credere i poteri forti. Scherzo, non è assolutamente vero, ma ora che ho la vostra attenzione, oggi dimostreremo non solo che la Terra è tonda, ma misureremo anche la circonferenza terrestre. Semplicemente con delle corde, dei bastoni, un po' di ingegno e soprattutto l'aiuto della nostra amica matematica. Per fare tutto ciò però bisogna andare in Egitto. E allora andiamoci. Sono le 21:38 del 20 giugno. Prima tappa il Cairo. Arrivati all'alba delle 4. Ce l'abbiamo fatta. Tra 3 ore si riparte. 21 giugno 6:54. Ma perché sto andando ad Alessandria d'Egitto e perché proprio il 21 di giugno? Eccoci qua. Tutta colpa o merito di un certo Eratostene da Cirene, vissuto nel III secolo a.C., che era il capo bibliotecario della biblioteca di Alessandria, quella che si narra fosse la più grande raccolta di libri e di sapere del mondo antico, che poi però è andata perduta, bruciata. Era esattamente là, quello è il museo che hanno costruito, e secondo la storia che viene raccontata, un giorno il nostro Eratostene lesse in un libro di un avvenimento molto particolare, che nella città di Siene, l'attuale Assuan, a mezzogiorno del solstizio d'estate, il 21 giugno, il sole era allo zenith, completamente perpendicolare con il terreno, tant'è che la luce riusciva a illuminare completamente il fondo di un pozzo, oltre a tutti gli oggetti verticali che non avevano ombre. Il problema è che ad Alessandria, a mezzogiorno del 21 giugno, c'erano e come le ombre. Quindi, per farvi capire, ecco qua la nostra piantina dell'antico Egitto. Obelisco a Siene, Assuan, e obelisco ad Alessandria. Siamo tutti d'accordo che se la Terra fosse piatta, siccome il Sole è molto lontano da noi, avrebbero, come vedete, la stessa ombra. Siccome però a Siene non c'era ombra, nel caso di terra piatta anche ad Alessandria non ci sarebbe dovuta essere l'ombra. Quindi l'unica spiegazione è che la Terra fosse curva. Come vedete, lui non fa ombra, mentre qua di ombra ne abbiamo e come. E proprio quest'ombra è la chiave di tutto da cui partire a fare tutti i calcoli. Ora, volevo portarvi a vedere la biblioteca, ma è chiusa. In più, guardate qua il cielo, ci sono un sacco di nuvole e senza il sole non ce la facciamo. Manca un'ora. Qua non è male, ma è zona militare. Oltretutto fa caldissimo. Forse questo spiazzo vista mare è la cosa migliore. È nuvoloso. Io mi sono fatto sto viaggio infinito solo per venire qua e ci sono le nuvole. Ora, Eratostene su tutta sta roba ci ha scritto un libro gigante che però, indovinate un po', è andato perso. Alcune storie raccontano che abbia usato un semplice bastone, molto probabilmente invece ha usato un obelisco o comunque qualcosa di molto più alto, per essere molto più precisi, perché più alto è più preciso è. E allora montiamo il nostro mega bastone e speriamo che il sole regga. Mi prenderanno per matto, già lo so, ma per la scienza questo è altro. Mettiamolo perfettamente in bolla. Ok, dovrebbe funzionare. Che poi, a voler essere precisi, quest'anno il solstizio vero e proprio è stato ieri alle 23:50 orario egiziano. Quindi tecnicamente sarebbe stato ieri, ma parliamo di 10 minuti, quindi sarà una differenza praticamente impercettibile. Mancano 10 minuti. Ovviamente Eratostene non aveva orologi, ma avevano le meridiane, quindi stessa cosa. Dai nuvola, spostati! Qua siamo pronti, Spero solo non salga troppo il vento che inizia a ballare tutto. 5 minuti su tutto. Qua in bolla perfetto. 1 minuto. Mamma mia che ansia. 12, sole, bastone e ombra esattamente qua, e sono 99 centimetri. Non c'è trucco, non c'è inganno. Quindi come funziona questo calcolo di Eratostene? Abbiamo la nostra Terra sferica, e questo in realtà non l'ha scoperto Eratostene, ma era già stato ipotizzato prima. C'è chi dice sia stato Parmenide il primo a pensarlo, chi Zenone. Sicuramente un'altra mente geniale che ci ha dedicato tantissimo è stato Pitagora, appassionato di triangoli ma anche di cerchi, di circonferenze. Platone, Aristotele, semplicemente osservando il mondo che li circondava, avevano capito che probabilmente la Terra non era piatta. Anzitutto, banalmente, osservando le navi in lontananza, la cui parte inferiore scompariva proprio per via della curvatura terrestre. Dopodiché avevano una grandissima conoscenza degli astri, delle stelle, dei movimenti del Sole, e poi l'ombra della Terra proiettata sulla Luna durante le eclissi. Aristotele aveva fatto per esempio notare come le stelle cambiavano andando verso sud, dove si riuscivano a vedere più stelle rispetto che più a nord. Quindi Eratostene non si è sognato questa cosa dal nulla. Detto questo, abbiamo il nostro obelisco ad Alessandria, l'altro obelisco a
Siene, e la supposizione di Eratostene è che le due città fossero più o meno sullo stesso meridiano. Questo perché si sapeva che il Nilo si sviluppava principalmente da nord a sud. Ecco, in realtà come vedete non è proprio così, ma è un errore abbastanza trascurabile. Poi noi sappiamo che tutto questo giochino funziona perché Siene è più o meno sul tropico del Cancro e quindi appunto durante il solstizio i raggi arrivano perpendicolari, e sappiamo anche che la Terra in realtà non è perfettamente sferica, ma parliamo comunque di piccole variazioni. Ora, siccome la Terra è molto lontana dal Sole, molto di più di così in realtà, i raggi arrivano praticamente paralleli, e quindi quello che succede a mezzogiorno è che ad Aswan non c'è nessuna ombra, mentre ad Alessandria, come vedete, abbiamo un'ombra. Questa è la Terra, qua abbiamo i nostri obelischi e i raggi arrivano paralleli, quindi a Siene arrivano e non fanno nessuna ombra, ad Alessandria invece arrivano e proiettano questa ombra qui. Ora, se prolunghiamo i due obelischi, grazie ad Euclide sappiamo che questo angolo alfa, siccome queste due rette sono parallele, sarà uguale a questo angolo alfa. Quindi trovando alfa e conoscendo la distanza tra Aswan e Siene, cosa che Eratostene sapeva, si può calcolare la circonferenza terrestre. Il nostro obiettivo è semplicemente calcolare l'angolo col quale i raggi del sole fanno l'ombra. Ora, come diamine si trova questo angolo alfa? Basta usare la trigonometria, l'arco tangente. Sì, non esisteva. Quindi un super grazie al mio amico Elia Mombardelli e al professore Stefano Oss, con cui abbiamo indagato e abbiamo capito quello che probabilmente è stato il metodo utilizzato da Eratostene. In realtà molto semplice e che ho cercato di riprodurre. A questo punto questo cordino è lungo esattamente come il palo, sono 335 centimetri. Lo agganciamo qua sotto e lo tiriamo perpendicolare all'ombra. L'ombra di mezzogiorno, vedete che sta già ruotando da qua fino all'ombra, in questa maniera, così. E siccome questo triangolo è semplicemente quello che succede qua in aria ma appoggiato, quest'angolo è l'angolo dei raggi del sole. Come lo misuriamo in maniera precisa? Andiamo a tracciare quello che è di fatto l'arco, in questa maniera. A questo punto dobbiamo solo capire quanto è lungo l'arco azzurro. La cosa più semplice è, altro cordino, farlo seguire fisicamente l'arco che abbiamo tracciato. In questo modo lo segniamo e ora ci basta semplicemente misurarlo. Sono 96 centimetri. Io sto collassando dal caldo, ma abbiamo tutto quello che ci serve, fidatevi. Adesso sbaracco tutto e poi capiamo se i numeri escono giusti. Ovviamente ci sono infinite variabili, il pavimento storto, il coso che magari non era perfettamente dritto, l'angolo non l'angolo, però sono curioso di vedere che cosa esce. Togliamo tutti i segni, così non mi arrestano. Sono un bambino felice, ho misurato la terra e ho un gelato. Cosa volete di più dalla vita? È terribile. Ho fatto dei primi calcoli al volo e salta fuori una misura totalmente sbagliata. Sono distrutto dal caldo. Ora facciamo due calcoli al volo. Amici, come purtroppo temevo, il sole ci ha beffati. Mi sono riguardato con calma i calcoli e per carità abbiamo dimostrato che la Terra è tonda, sì, ma secondo le mie misurazioni la circonferenza dovrebbe essere di 17.010 km, quindi meno della metà di quella che perlomeno secondo la scienza è la misura vera della circonferenza terrestre. Non ci siamo andati nemmeno vicini. Mamma mia, comunque questa città è un disastro. Guardate qua sotto che roba che non c'è. Ho un piano, quindi non demordiamo. E comunque è anche questo il bello degli esperimenti. Si sbaglia perché il mondo vero non è mai teorico come i disegnini su un foglio e si continua a fare il processo. È il bello del metodo scientifico. Sì, sto dicendo queste cose perché alla fine della fiera ho calcolato che il palo era storto e questo ci ha portato all'errore che avete visto. Ma non tutto è perduto. Giorno 2 ho passato la mattinata a fare test e calcoli e oggi c'è un sacco di vento, quindi ma sono fiducioso. Guardate qua che piano perfetto, e abbiamo sempre queste nuvole ballerine. Ora, oggi è il 22 giugno e siamo circa 37 ore in ritardo rispetto al solstizio astronomico preciso, quindi l'ombra sarà un po' più lunga di quella del solstizio, ma non dovrebbe cambiare così tanto, soprattutto considerando il fatto che ci sono altri fattori che rendono comunque il calcolo meno preciso. Allora, mezzogiorno segniamo la nostra
ombra. Faccio la stessa misura anche con questo che è più piccolo ma sicuramente più dritto. Ok, mentre stavo facendo queste misure mi sono reso conto che in realtà ho fatto un errore più grande di tutti. Non ho considerato il problema dell'ora, perché avendo usato l'ora dello Stato non sto usando il mezzogiorno astronomico come farei se utilizzassi una meridiana, e quindi non è il momento in cui il sole è perfettamente sopra. Soluzione: in realtà non ci serve una meridiana, basta aspettare, continuare a tracciare le ombre e poi scegliere solo la più piccola, che è quella che ci serve. Infatti adesso sono passati semplicemente 5 minuti e guardate, l'ombra è già più corta. Si balla un po' col vento, ma insomma più o meno qua. Nuvole, dannazione, spostatevi per favore. Comunque è tutto così affascinante, cioè ci sono tantissime cose da tenere conto ed Eratostene le aveva tenute da conto tutte. Adesso prendo la misurazione ogni 5 minuti fino a che l'ombra non torna ad allungarsi. Mezzogiorno e 10, altra X, vedete? Continua ad accorciarsi. Vuol dire che qua tecnicamente non è ancora il vero mezzogiorno. Mezzogiorno e 15. Come vedete qua siamo un po' discostanti perché col vento lei oscilla moltissimo. Questo che è più basso ci dà molta più precisione. In teoria il mezzogiorno vero sarà dove c'è la tangente. Situazione di mezzogiorno e 50. Come vedete l'ombra sta diventando sempre più piccola. Qua siamo in bolla e là siamo 42 centimetri. Sì, oscilla un po', un pizzico di più forse. Mentre di qui siamo a poco meno di 20. L'importante è avere l'ombra giusta, poi il resto dei calcoli li possiamo fare anche con calma. E come vedete l'ombra sta tornando ad allungarsi. A questo punto ho ripetuto esattamente quello che ho fatto il giorno prima, quindi tracciando il raggio, l'ombra, l'arco. Qua tra l'altro è stato molto più divertente perché c'era molta più gente che passava, mi faceva domande, mi chiedeva, si mettevano a andare con i rollerblades e alla fine ce l'abbiamo fatta. Perfetto, questo angolo è il nostro angolo alfa che vogliamo trovare. Come vedete l'angolo è venuto decisamente più piccolo rispetto a ieri, già a occhio si vede. Ok, abbiamo tutte le misurazioni, sto morendo di caldo. Questa volta sono fiducioso, dovremmo avercela fatta. Quindi questo è lo schemino, dal quale sappiamo che alfa è uguale semplicemente a L fratto H. A questo punto noi sappiamo che alfa sta all'angolo giro 2π greco, come la distanza tra le due città sta alla circonferenza terrestre. Quindi la nostra circonferenza sarà d per 2π greco fratto alfa, ovvero questa roba qua. Quanto era la distanza tra queste due città? 5.000 stadi. Uno stadio sono circa 157,5 metri, quindi 787,5 chilometri. Eratostene aveva calcolato che l'angolo era circa un cinquantesimo dell'angolo giro, gli veniva un totale di 252.000 stadi, ovvero 39.690 chilometri. Questo è quello che è venuto a Eratostene. Ovviamente era impossibile essere precisi, quindi in base a cosa si sceglie come valore si ottiene una cosa più o meno vicina ai 40.008 km, che è la circonferenza effettiva che abbiamo calcolato con i satelliti GPS e tutto quanto. Cosa è uscito dalle mie misurazioni? Tralasciando il primo esperimento che come avete visto è stato un disastro, usando la distanza che conosceva Eratostene, con i dati del bastone lungo saltano fuori 39.001 km, quindi vicini, ma Eratostene aveva fatto di meglio. Col bastone più piccolo invece saltano fuori 36.615 km, ancora peggio rispetto a Eratostene, ma abbiamo detto che in base a quanto si decide essere uno stadio e non c'è diciamo una soluzione concorde, ci possono essere delle grosse variazioni. Quindi prendiamo la vera distanza tra Alessandria e Aswan, o meglio tra Alessandria e il punto sullo stesso meridiano in corrispondenza del tropico, ovvero dove i raggi sono perpendicolari. Ecco, usando questi numeri con le misurazioni del bastone piccolo, quello un pochettino più preciso perché non si muoveva col vento, non era minimamente storto, otteniamo 40.071 km, con un errore di solamente 63 km rispetto a quella che effettivamente è la circonferenza terrestre. Alla faccia di Eratostene sono stato molto più preciso io. Sì, calcolando la distanza da Google Maps e sfruttando satelliti e tecnologie incredibili. Però questo per farvi capire che si racconta che Eratostene era stato super mega preciso, in realtà c'erano talmente tante approssimazioni che in base a come prendi i dati puoi andarci più o meno vicino. Ma la genialità di pensare questa roba qua senza dubbio rimane. Ecco, proprio perché come avete visto non è una passeggiata, fare i calcoli giusti, prendere le misurazioni giuste. Una delle cose che vorrei far passare è che non è che Eratostene era un tizio che andava in giro a piedi nudi con la tunica, che ha guardato in cielo e ha detto sai che c'è, mi metto a misurare la terra. Abbiamo detto che era il capo della biblioteca di Alessandria, che era una delle personalità scientifiche più potenti dell'epoca, matematico, fisico, filosofo. Pensate che tra le altre cose era molto
molto amico di un certo Archimede, che lo stimava tantissimo, tanto da dedicargli il suo libro sul metodo. Pensate un po', anche questa distanza tra Alessandria e Siene, non è che Eratostene ha mandato uno a camminare, c'erano tutti i registri del regno di tutti i campi lungo il Nilo, e quindi probabilmente con tutte le mappe e una serie complessa di calcoli era riuscito a stimarle in maniera abbastanza precisa, anche perché sarebbe abbastanza assurdo pensare che uno camminando sia riuscito a misurare qualche migliaio di chilometri di distanza in modo preciso. Fermi tutti però, se il Sole fosse molto vicino alla Terra, pur mantenendo la Terra piatta, potremmo avere la stessa situazione: niente ombra ad Aswan e ombra ad Alessandria, e quindi la Terra potrebbe essere piatta. Sì, però si può calcolare quanto il Sole dovrebbe essere vicino, e impostando una semplicissima proporzione salta fuori che il Sole dovrebbe essere a 6.000 km dalla Terra. Vorrebbe dire praticamente a questa distanza, con un Sole però molto più grande, e cosa che sarebbe incompatibile con tutti i movimenti del Sole che vengono registrati nelle varie parti della Terra. Oltre a bruciarci, da così vicino non sarebbe in grado di illuminare tutto quello che illumina, banalmente. Scacco matto, terrapiattisti. Sicuramente Eratostene era un genio, ma la scienza e la cultura collettiva degli antichi greci e degli antichi egizi era veramente altissima, e quindi tutto questo per dire che probabilmente Eratostene ci ha messo anni per fare il suo calcolo preciso, supportato da un sacco di altra gente, ed è questo il bello della scienza, che è sempre un sapere collettivo che raggiungiamo come umanità, con degli sprazzi di persone geniali che sì, hanno delle intuizioni che ci permettono di fare quello scalino sempre di più verso il sapere. In tutto ciò, spoiler, io adesso andrò al Cairo a vedere le piramidi e altri misteri, ma questo sarà il prossimo video. Quindi dai Yaki, dai nostri obelischi, bastoni, corde, angoli, calcoli, da Alessandria d'Egitto era tutto. È veramente incredibile quanto l'ingegno umano, la matematica, la teoria, il sapere possa portarci a scoprire delle cose gigantesche, per quanto siamo piccoli in questo universo. Ci vediamo prossimamente con prossimi esperimenti e prossime cose. Ciao 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 ciao.